Oggi siamo qui con questo microfono, l'Elgato Wave DX. Come suona? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Questo è il mio primo prodotto Elgato sul canale, spero il primo di una lunghissima serie. Ringrazio ovviamente i ragazzi di Elgato che mi hanno inviato carinamente questo microfono. Allora, prima di entrare nel vivo della chiacchierata, perché ho un sacco di cose da raccontarti, voglio farti vedere l'unboxing. Ok, dopo aver visto l'unboxing voglio iniziare a raccontarti qualcosa di questo microfono. Innanzitutto, questo microfono sta entrando dentro il mio Tascam Mixcast 4 senza aver applicato nessun tipo di effetto. Il gain in questo momento è di 40. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi scheda audio riesce a pilotare tranquillamente questo microfono. Ok, quindi non hai nessun problema. In post-produzione non aggiungerò nessun effetto a meno che non decida di farlo e tu lo vedrai in sovraimpressione. Quindi in alcuni video decido anche di aggiungere degli effetti e quindi fare una porzione di video in cui l'audio è editato, in altri video no, in base anche a come mi viene in quel momento, perché magari poi farò un altro video, eccetera, eccetera. Ora, ti dicevo quindi, questo qui è un microfono dalla costruzione molto solida, un microfono realizzato veramente bene. La forma è anche particolare, molto minimale come microfono. È un microfono dinamico. Dinamico significa che non ha bisogno della 48 volt per funzionare, è un microfono meno sensibile rispetto a un microfono a condensatore, però in ambienti non acusticamente trattati è assolutamente la soluzione migliore. Soprattutto se tu sei un gamer, uno streamer o comunque qualcuno che non fa registrazioni professionali e mentre fa delle registrazioni comunque ci sono dei rumori. Immagino il gamer che batte sui tasti della tastiera, lo streamer che si muove, eccetera, eccetera. Questo tipo di microfono è la scelta migliore. È un microfono con un pattern polare cardioide. Che cosa significa? Che prende soprattutto ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Quindi anche in questo caso, in ambienti non acusticamente trattati, questo qui è sicuramente la scelta migliore. Questo microfono costa intorno ai 115-120 euro. Io ti lascio tutti i link in descrizione. Una piccola curiosità, probabilmente te lo stai chiedendo. Questo microfono in questo momento è agganciato a uno stand dell'Elgato che è meraviglioso, ma di questo ne parleremo in un altro video. È uno stand pazzesco, incredibile, resistentissimo, con la testa che si può girare. È pazzesco, ma ti faccio, proprio perché secondo me c'è veramente tanto da dire su questo stand, ti faccio un video a parte. Altra curiosità che voglio raccontarti, ma è una cosa della quale io non ero a conoscenza, è che i ragazzi di Elgato fanno anche i cavi. E questo qui che stai vedendo, il cavo a cui è agganciato questo microfono, è appunto questo. E i ragazzi sono stati carinissimi, mi hanno mandato anche questo cavo. È un cavo XLR da 3 metri nello specifico, ma ci sono anche altre lunghezze. E devo dirti che questo cavo è molto particolare perché esternamente è come se avesse una guaina che fa sì che il cavo non si attorcigli e quindi non si spezzi. Quindi risulta più duro al tatto, meno facilmente avvolgibile, ma si può ovviamente avvolgere, meno facilmente intendo che oppone un minimo più di resistenza, ma questo serve proprio a non farlo rompere. Ok? Perché spesso quando noi pieghiamo i cavi a caso si rompono, si spezzano con l'usura. Questo qui secondo me è molto più resistente. Ho testato questo cavo avvicinando il telefono per vedere se è ben schermato, se ci sono interferenze. Ho alzato tanto il gain per vedere se c'è rumore di fondo e devo dirti che è un cavo veramente ottimo, quindi non lo sapevo, ho imparato un'altra cosa su questa azienda. Torniamo al nostro microfono. Prima di dirti che cosa ne penso di questo microfono, voglio dirti ancora una cosa che ho scoperto navigando un po' il sito di Elgato. Questo microfono qui, il Wave DX, è fatto in collaborazione con Lewitt, soprattutto per quanto riguarda la capsula. Lewitt, se non la conosci, è un'azienda che fa microfoni pazzeschi,
che partono da intorno a 250 euro e arrivano fino a migliaia d'euro, soprattutto con i modelli più particolari. Però, al di là di questo, Lewitt è una grande azienda specializzata solo in microfoni. E Elgato ha fatto una partnership con questo microfono nello specifico per la capsula, quindi è realizzata in collaborazione con Lewitt e devo dirti che il suono è molto piacevole. Non so tu che cosa ne pensi, poi l'audio è molto questione anche di gusto. Quello che arriva a me, al mio orecchio, è questo. Un microfono definito, un microfono che non è né troppo stridente, quindi non enfatizza troppo gli alti, ma non enfatizza neanche troppo i bassi. Questo non vuol dire che è medioso, vuol dire che è un microfono abbastanza lineare dal mio punto di vista. È un microfono che sì, gamer, streamer, eccetera, eccetera, ma anche per registrare dei podcast. Quindi torniamo alla domanda iniziale che ti ho fatto nell'introduzione: come suona questo microfono? È adatto a far podcast? Allora, secondo me la risposta è sì. È un microfono, non ho trovato nessun difetto in questo microfono, dalla costruzione solidissima al suono molto pulito, molto lineare, quindi è un suono sicuramente forse è un po' più chiaro rispetto al tipo di microfono che piace a me, ma i microfoni chiari vuol dire che non sono troppo stridenti, ma sono semplicemente chiaro come timbro, rendono la voce molto più intellegibile. Quindi la voce viene compresa molto meglio rispetto a un microfono troppo scuro, dove si vanno a tagliare delle frequenze e la voce risulta un po' strana all'orecchio di chi ci ascolta. Quindi un microfono equilibrato, ecco, potremmo dire questa parola, mi è venuta in mente adesso. È un microfono equilibrato nel timbro, nell'equalizzazione. In questo momento la stai sentendo pulita la voce, non sto applicando nessun tipo di effetto, poi magari in un futuro farò un altro video dove equalizzo un po' la voce, ti faccio vedere come magari sulla mia voce, perché l'equalizzazione è soggettiva, dipende dal microfono, dalla stanza, dalla voce, eccetera, eccetera, ti faccio sentire come equalizzerò, comprimerò questo microfono, però per adesso te lo faccio sentire pulito, quindi spero che tu stia usando delle cuffie, le migliori che hai a disposizione, perché in questo modo e solo in questo modo riesci ad ascoltare l'audio che sta venendo dal microfono, ok? Che cosa ne penso? Per questa cifra, secondo me, è un microfono interessante, un microfono che sicuramente si va a inserire in una fascia di mercato dove ci sono diversi microfoni in quella fascia di prezzo. Questo può essere una valida alternativa. Sicuramente non è il miglior microfono del mondo, ma non è neanche il peggior microfono del mondo. È un microfono, se ti piace la forma, se vuoi questo tipo di suono, quindi equilibrato, che secondo me puoi anche non equalizzare, magari giusto un filo di compressione, perché è un suono molto lineare, molto, molto piacevole all'orecchio. Ecco, questa è la cosa che mi viene in mente. È un suono piacevole all'orecchio. Ci sono pochi microfoni, poi dipende sempre dalle voci, per carità, però ci sono pochi microfoni che puoi non equalizzare. Poi sicuramente andare a correggere un po' in base alle voci, questo sì, però ti dico la verità, sulla mia voce mi piace veramente tanto, quindi non andrei a toccare niente. Questo è il motivo per cui non aggiungerò nessun effetto in post-produzione, se non alzare il gain a meno 14 lufs in modo da fartelo sentire pulito. Basta, penso di averti raccontato un sacco di cose e prestissimo ti faccio un video su questo braccio, su questo stand per microfoni, perché è pazzesco, assolutamente un best buy, come direbbe qualcuno, o comunque, volendo utilizzare un termine italiano, sicuramente è un acquisto di valore che costa veramente poco, te lo anticipo, in rapporto alla qualità, e che sicuramente può essere un alleato. Infatti non ti nascondo che questo tipo di configurazione mi piace molto, perché mi lascia spazio sulla scrivania e tutto sommato è così stabile, non ti anticipo niente, ma è così stabile che ci ho montato anche la fotocamera sopra. Pensa un po', ok? Benissimo, allora io ti ringrazio per aver guardato questo video, spero che ti sia piaciuto. Qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, commenta pure e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie e noi ci vediamo settimana prossima.